Apelle figlio d'Apollo fece una palla di pelle di pollo, tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta da pelle figlio d'Apollo. Ciao a tutti e benvenuti, se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High in Italian o bentornati. In questo episodio vedremo 4 scioglilingua molto popolari in italiano più un quinto scioglilingua bonus in dialetto milanese, proprio perché vengo da Milano. Però in realtà io il dialetto lo capisco ma non lo parlo, quindi ci sarà da ridere con questo quinto scioglilingua. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulle impostazioni in basso a destra, sulla rotellina, e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Intanto partiamo col definire che cos'è uno scioglilingua. Uno scioglilingua è un gioco di parole composto da brevi frasi o anche insieme di parole che a volte non hanno neanche in realtà un senso compiuto ed è pensato appositamente con lo scopo di creare difficoltà nel pronunciarlo, ok? Gli scioglilingua si basano in genere sulla ripetizione di suoni, questo è detto allitterazione, oppure su combinare gruppi di suoni che sono proprio difficili da pronunciare, o anche l'accostamento di parole che hanno un suono simile ma in realtà significati diversi e sono proprio difficili anche per i parlanti madrelingua. Lo scopo dello scioglilingua è quello proprio di pronunciarlo velocemente e vedere se si riesce comunque a pronunciarlo in maniera appunto con successo oppure no. E la maggior parte degli scioglilingua sono fatti apposta per insomma divertirsi e farsi due risate, ecco, perché è molto difficile anche per i madrelingua pronunciarli correttamente, ok? Allora partiamo con il primo scioglilingua di oggi che è molto popolare in italiano ed è la storia di Apelle. Allora, ve lo leggo, all'inizio sì lo leggerò anche se lo so a memoria in realtà questo scioglilingua, lentamente e poi proveremo a pronunciarlo sempre più velocemente, ok? Allora, Apelle figlio di Apollo fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta da Apelle, figlio di Apollo, ok? Qui vedete che è un gioco di parole un po' così mitologico, in realtà non ha senso nella vita reale, come vedete, questo scioglilingua, e ha proprio, la maggior parte degli scioglilingua ha questo carattere un po' grottesco, un po' surreale, vuole creare un po' questo gioco dell'assurdo, ok? E vi dicevo proprio per divertirsi, per magari tra amici ci si sfida a vedere chi riesce a pronunciarlo più velocemente e comunque correttamente oppure se si sbaglia, ok? Qui come vedrete poi la difficoltà di questo scioglilingua sta nelle combinazioni di suoni. Abbiamo tanto il suono P, vedete, Apelle, figlio di Apollo, però abbiamo anche in più punti il suono L, quindi P e la L, palla, pelle, pollo, però la P e la L che si combinano, no? Si trovano a volte anche nella stessa parola. Allora, provo a pronunciarlo adesso più velocemente, potete provare anche voi da casa, vedete un po' come va. Allora, Apelle figlio di Apollo fece una palla di pelle di pollo, tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta da Apelle figlio di Apollo. Non era troppo veloce però in realtà, però vedete che si crea anche una certa cantilena, ecco, con questi scioglilingua, sembra quasi una specie di canzoncina, ecco, che una filastrocca anche che cantiamo, c'è questa cantilena che si forma. Allora, provo ancora molto più velocemente, se ci riesco. Allora, Apelle figlio di Apollo fece una palla di pelle di pollo, tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta da Apelle figlio di Apollo. Ok, quindi sì, ce l'ho fatta con questo, poi vediamo con i prossimi, però ecco, qual è il trucco? Dicono che il trucco degli scioglilingua è quello
specie se è un nuovo scioglilingua, magari che è la prima volta che lo vedete, di pronunciare segmento per segmento, e quando riuscite a pronunciarlo con successo il primo segmento, andate poi al segmento della sezione successiva e andate avanti così fino a quando poi li potete combinare tutti e ripetere così fino alla fine senza sbagliare, ecco. Allora ci spostiamo adesso al secondo indovinello, al secondo scioglilingua per oggi, che è anche questo molto molto famoso, è quello dei 33 trentini. Allora, questo è molto molto difficile. Allora, ve lo leggo quindi lentamente, poi dicevamo passerò a pronunciarlo più velocemente se ci riesco. Allora, 33 trentini entrarono in Trento, tutti e 33 trotterellando. In realtà i 33 trentini entrarono a Trento, tutti e 33 trotterellando. Allora, qui la difficoltà lo vedrete subito che c'è la T e c'è il suono della R, giusto? Che bisogna arrotolare la R e abbiamo la T che continua a ripetersi, quindi si fa in realtà, vedremo che faremo fatica a scandirla in come andrebbe scandita, scandire tutti i suoni qui bene e probabilmente ci mangeremo un po' le sillabe qui. Allora, proviamo. 33 trentini entrano a Trento, tutti e 33 trotterellando. Ok, non è troppo veloce però, potremmo pronunciarlo un pochino più velocemente. Tra l'altro, cosa fanno gli scioglilingua? Gli scioglilingua ci permettono proprio di allenare i muscoli, dicono che appunto consente un allenamento, il rilassamento dei muscoli proprio della bocca che usiamo proprio per articolare i suoni, ok? Quindi un po' proprio un allenamento facciale. Allora, 33 trentini entrarono a Trento, tutti e 33 trotterellando. Ok, e provo ancora una volta, se viene ancora un po' più velocemente, vediamo se mi riesce oppure no. 33 trentini entrano a Trento, tutti e 33 trotterellando. Non è un granché in realtà, vabbè. Terzo scioglilingua per oggi è quello della panca e della capra. Allora, qui abbiamo che sopra la panca la capra canta, sotto la panca la capra crepa. Allora, campare e crepare, tra l'altro, nel linguaggio informale, nel registro informale, campare vuol dire vivere e crepare vuol dire morire. Quindi sopra la panca la capra vive e sotto la panca la capra muore, ok? Qui il suono che vogliamo esercitare è proprio quello del pra e pa, quindi di queste sillabe che capitano spesso insieme anche, ok? Per esempio capra e crepa. Allora, proviamo a pronunciarlo un pochino più velocemente. Sopra la panca la capra canta, sotto la panca la capra crepa, ok? Sopra la panca la capra canta, sotto la campa, vedete, sotto la panca la capra crepa, dico la campa, la capra crepa. Allora, e proviamo un attimino, questo faccio sempre fatica a pronunciarlo in realtà. Sopra la panca la capra canta, sotto la panca la capra crepa. Non riesco a pronunciarlo troppo velocemente in realtà. Fatemi sapere come va a casa, se riuscite a pronunciarli velocemente senza sbagliare. Secondo me sono molto difficili. Questo lo trovo sempre tanto difficile, non sembra rispetto a quello dei 33 trentini, però non mi riesce a pronunciarlo velocemente senza così sbagliare con le sillabe e le scombino anche, no? Vabbè. Numero 4 è quello degli agli e della tovaglia. Allora, sul tagliere gli agli taglia, non tagliare la tovaglia. La tovaglia non è aglio, se la tagli fai uno sbaglio, ok? Qui c'è il suono della gl, ovviamente, vedete che appare ben 10 volte il suono della gl. Allora, sul tagliere gli agli taglia, non tagliare la tovaglia non è aglio, se la tagli fai uno sbaglio. Mi viene sempre da dire prima, se la tagli fai uno sbaglio. Dovete anche qui pensare, no? In realtà, qui ha senso logico, in realtà tutte queste frasi queste piccole frasi hanno senso logico, quindi bisogna appunto quasi memorizzare un po' lo scioglilingua qui, sul tagliere gli agli taglia, non tagliare la tovaglia non è aglio, se la tagli fai uno sbaglio, no? Non riesco, devo pensare in realtà a quello che dico, quindi possibilmente quando lo memorizzo, però in realtà non l'ho memorizzato questo scioglilingua, quindi si fa fatica in realtà, sul tagliere gli agli taglia, non tagliare la tovaglia non è aglio, se la tagli fai uno sbaglio. Ok, sì, se la leggo
se la leggo mi viene, ecco, mi viene da pronunciarla correttamente, se non la leggo no, possibilmente. Quindi, ultima volta, sul tagliere gli agli taglia, non tagliare la tovaglia non è aglio, se la tagli fa uno sbaglio. Va bene. E infine il quinto scioglilingua di oggi è quello in dialetto milanese. Allora, ve lo do, ve lo leggo in dialetto e poi vediamo qual è la traduzione anche nell'italiano standard, ok? Così vedete cosa significa e poi proveremo a pronunciarlo velocemente, a vedere come va. Allora, tichete tachiti tac, takumi takami, mi takati to takati, takiti tito tac, tichete tachiti tac. Tra l'altro io vi dicevo che non lo parlo il dialetto, quindi spero anche che, cioè bisogna avere una certa intonazione in dialetto, altrimenti i parlanti non ci capiscono, quindi bisogna stare attenti anche agli accenti e all'intonazione proprio della frase. Per una che non lo parla come me, lo capisco, per esempio mia nonna lo parla il dialetto, ma non l'ho mai parlato, quindi lo capisco ma non lo parlo. Però ecco, a leggerlo così ovviamente anche sì, lo capisco, però faccio fatica proprio perché non l'ho mai pronunciato in realtà ad alta voce e non lo parlo. Allora, qual è la traduzione di questo dialetto in italiano standard? Sarebbe tu che ti attacchi tacchi, quindi ti che ti tacchi ti tac, attacca i tacchi a me, tacco mi tacca mi. E poi io devo attaccare i tacchi a te, mi taccatito taccati, taccati tito tac, quindi attaccateli tu i tuoi tacchi, ti che te tacchi ti tac, tu che ti attacchi i tacchi, ok? Quindi questo sembra quasi sì una filastrocca, ma non si capisce, questo è molto molto forte, in realtà molto divertente questo scioglilingua. Allora, provo, però lo devo leggere ragazzi questo, per vedere se riesco a pronunciarlo più velocemente. Tichete taccheti tac, tacumi tacami, mi taccatito taccati, taccheti tito tac, tichete taccheti tac. Sì, non riesco in realtà a pronunciarlo più velocemente di così, non ci riesco. Tichete taccheti tac, tacumi tacami, mi taccatito tac, tacchetito tac, tichete taccheti tac, non capisco più niente, ragazzi, non si capisce più niente questo scioglilingua. No, una faticaccia questo, quindi non lo so, fatemi sapere voi come è andato con questo scioglilingua. Per me è una fatica mostruosa, il più difficile di tutti, questo qua del tacchetito tac. Oh, mamma mia, no. E comunque sì, è molto famoso, specie nella zona lombarda, zona di Milano, questo scioglilingua. Comunque, questo è tutto per l'episodio di oggi. Fatemi sapere com'è andato, fatemi sapere quale tra questi scioglilingua avete trovato più difficile da pronunciare velocemente, perché come anch'io, no, ho letto gli ultimi due, tutti lo sanno leggere, no, però ecco, a pronunciarli così a memoria e anche concentrandosi, insomma, come va? Fatemi sapere come sono andati. E se questo video vi è piaciuto mettete un like, così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto, e considerate iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!